Vogliamo risolvere questa equazione esponenziale. 4 per un quarto alla x più 1 fratto 3, meno 4 per un mezzo alla x più 1 fratto 3, più 1, tutto fratto 3 alla x meno 9. Come prima cosa ovviamente notiamo che un quarto e un mezzo vengono elevati entrambi a x più 1 fratto 3, quindi abbiamo lo stesso esponente. Questo ci sarà utile per capire che sostituzione applicare. In particolare notiamo che un quarto è uguale a un mezzo al quadrato, che poi moltiplica x più 1 fratto 3. Quindi possiamo riscriverlo così e poi porre un mezzo alla x più 1 fratto 3 come variabile. Iniziamo a fare questo. Quindi 4 per un mezzo al quadrato, è così che scrivo un quarto. Il tutto però viene elevato alla x più 1 fratto 3 meno 4, qui copio un mezzo alla x più 1 fratto 3 più 1. Lo scriviamo il denominatore? Direi di no, possiamo moltiplicare entrambi i membri per 3 alla x meno 9, ad una condizione però, 3 alla x meno 9 deve essere diverso da 0. Prima di tutto faccio le cie. 3 alla x meno 9 deve essere diverso da 0. Quindi 3 alla x diverso da 9. 9 che lasciatemi riscrivere subito come 3 alla seconda. Quando 3 alla x è diverso da 3 alla seconda, quando x è diverso da 2. Perfetto, posta questa condizione, noi possiamo liberarci del denominatore. Un altro modo con la quale possiamo vederla è questa espressione qui è uguale a 0 solo e soltanto quando il numeratore è uguale a 0. Quindi possiamo serenamente trascurare il denominatore una volta poste le condizioni di esistenza. Quindi numeratore uguale a 0. Adesso cosa faccio? Faccio direttamente qui. Scambio 2 e x più 1 fratto 3 nella prima potenza, è una cosa che possiamo fare, giusto? Cioè se io ho a elevato a b tutto a c, questo è sia uguale ad a alla c tutto alla b che ad a alla b per c. Ok, sono tre scritture equivalenti, quindi scambio i due esponenti. X più 1 fratto 3 chiusa a quadra al quadrato. Perfetto, quindi adesso ho un mezzo alla x più 1 fratto 3 ad entrambi questi addendi, quindi poniamo t uguale ad un mezzo alla x più 1 fratto 3. Con quale equazione ci ritroviamo? 4 per t quadro, perché abbiamo questo quadro qui, meno 4t più 1 uguale a 0. Direi di evitare di fare un delta, no? Lo vediamo subito che è un quadrato perfetto. Abbiamo 2t meno 1 al quadrato, 2t al quadrato e 4t quadro. Meno 1 al quadrato è più 1, il doppio prodotto è meno 2 per 2t, quindi meno 4t. E ci siamo. Quindi quando è che il quadrato di qualcosa è uguale a 0? Solo e soltanto quando quella cosa si annulla, quindi quando 2t meno 1 si annulla. Perché se 2t meno 1 è minore strettamente di 0 o maggiore strettamente di 0, elevando al quadrato darà qualcosa di diverso da 0. Quindi questo se e solo se 2t meno 1 è uguale a 0. Quindi t è uguale a un mezzo. Quindi t uguale a mezzo è la nostra soluzione? Assolutamente no, noi eravamo partiti da x, dobbiamo tornare a x. Quindi utilizziamo questa espressione qui e la sostituiamo al posto di t. Abbiamo un mezzo x più 1 fratto 3 uguale a un mezzo. Quando queste due espressioni sono uguali, quando x più 1 fratto 3 è uguale a 1. Sto eguagliando gli esponenti. Quindi quando x più 1 è uguale a 3, moltiplicando ambo i membri per 3, quindi quando x è uguale a 2. Questa qui è la mia soluzione. Corretto? Assolutamente no. Dobbiamo, una volta trovata la soluzione, confrontarla con le nostre CE. Quindi arrivata qui,
frecciolina verso l'alto per dire che faccio il confronto con le CE. Le CE mi dicono che x deve essere diverso da 2. Può essere qualsiasi valore, ma deve essere diverso da 2. Ma noi abbiamo trovato proprio 2 come soluzione. Di conseguenza questo 2 non è accettabile e l'equazione fratta esponenziale di partenza si dice impossibile. Non c'è alcuna x in R che risolva questa equazione, quindi l'insieme delle soluzioni è vuoto. 3 modi diversi per dire la stessa cosa. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabile in sovrimpressione l'intera playlist dedicata a tutte le equazioni che svolgiamo tutti i giovedì. Ti lascio qui cliccabile sullo schermo un esercizio un po' più originale del solito, in cui ho utilizzato un trucchetto molto utile che dovresti assolutamente conoscere.